Hi guys, bentornati nel canale. Ok, allora oggi parliamo di goal 2026, ma non nel modo classico da New Year New Me, perché io ogni anno parto super motivata, super carica, con 1000 idee e poi dopo qualche mese mi sento già in ritardo, stanca come se stessi fallendo qualcosa e mi sono resa conto che il problema non sono gli obiettivi, è come l'imposto. Quindi questo video è una chiacchierata tranquilla, soft, senza pressioni sul mio approccio al 2026. Non perfetta, ma costante. Se anche tu vuoi migliorare la tua vita, ma sei una persona normale, con giornate no, zero energia e overthinking, questo video è per te. Mettiamoci comode. Per tantissimo tempo ho pensato che per ottenere risultati servisse essere sempre sul pezzo, sempre disciplinata, sempre motivata, e quando non lo ero mi sentivo in colpa. Se saltavo un allenamento mi sentivo in colpa, se non postavo in colpa, se avevo bisogno di fermarmi in colpa, e questa cosa non mi rendeva più produttiva, mi rendeva solo più dura con me stessa. Poi ho capito una cosa importantissima: la vita non è una challenge di 30 giorni, è fatta di settimane normali, di giornate di periodi in cui fai il minimo indispensabile, e se in quei momenti molli tutto perché tanto non sto facendo abbastanza, è lì che perdi la costanza. Quindi per il 2026 ho deciso che preferisco fare poco ma continuare, piuttosto che fare tantissimo per 2 mesi e poi sparire. Perfetta ma costante non vuol dire fare le cose a caso, vuol dire abbassare l'asticella nei giorni difficili, non alzarla. Esempi reali: se non riesco a fare un'ora di palestra, faccio una camminata. Se non riesco a girare un video super produttivo, parlo davanti alla camera. Se non ho energie mentali, faccio solo una cosa invece di 5, perché quella cosa lì è un messaggio che mandi a te stessa: io ci sono anche oggi. E credetemi, questo cambia tutto. Sul lavoro ho sempre avuto questa sensazione di dover correre, come se stessi sempre indietro rispetto a qualcuno, e nel 2026 voglio smettere di vivere così. Il mio obiettivo non è scalare, arrivare, dimostrare, è costruire una stabilità che mi faccia stare bene, fare bene il mio lavoro senza pretendere la perfezione, imparare una cosa nuova alla volta e accettare che ci sono periodi in cui stai solo consolidando, e consolidare non è fallire, è creare basi solide. Come ho raccontato 2 anni fa, mi pare, o l'anno scorso in un video, ho avuto un mini trauma al lavoro e da allora ho sempre avuto quella sensazione di dover dimostrare, di non deludere, diciamo, il manager o la manager, e piuttosto mettere me sotto pressione che far vedere che sono sotto pressione. Non so se ha senso quello che sto dicendo, però nel 2026 voglio lasciare questo e voglio solo dimostrare il fatto che io sono capace senza far vedere o deludere qualcuno. Questa è una parte super importante per me. Io amo creare contenuti, ma spesso mi blocco perché voglio che tutto sia perfetto: la luce, l'outfit, l'energia, l'estetica, e indovina, quando aspetto il momento perfetto non pubblico. Quindi il goal per il 2026 è creare anche quando non mi sento pronta, pubblicare video imperfetti, essere costante anche se non sono al massimo, smettere di romanticizzare solo i risultati e iniziare a rispettare il processo, che io non voglio essere una persona con 1000 idee nella testa e 0 cose realizzate. Anche qui niente estremismi, il mio corpo non è un progetto da aggiustare, è casa mia, quindi nel 2026 voglio muovermi per sentirmi meglio, non per punirmi. Ci saranno settimane super attive e settimane lente, e va bene così. Costanza non vuol dire fare sempre di più, vuol dire tornare anche dopo una pausa. Questa forse è la parte più importante.
voglio proteggere di più la mia energia mentale, dire meno sì automatici, accettare che non rispondo sempre subito, non riempire ogni momento libero solo perché potrei. Essere stanca non significa essere pigra, avere bisogno di silenzio non è un fallimento. Nel 2026 voglio una vita che sembri calma, non solo bella da vedere. Se dovessi riassumere tutto in una frase sarebbe questa: non devi fare tutto, devi solo continuare, anche piano, anche male, anche con pause. Se anche tu stai entrando nel 2026 con più domande che certezze, sappi che non sei in ritardo, stai solo andando al tuo ritmo. Scrivimi nei commenti se questo video ti ha fatto sentire meno sola. Grazie per aver guardato il video e io vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo la prossima settimana. Ciao!